Amici, bentornati. Oggi seconda video lezione sulla Russia moscovita. Vi ricordate che nella scorsa lezione abbiamo cercato di precisare quali siano i territori del Principato di Vladimir Suzdal che daranno luogo alla Moscovia. Abbiamo parlato anche della Repubblica di Novgorod, enorme territorio a nord che pure confluirà all'interno della Moscovia. Oggi cerchiamo di vedere come Mosca, una città all'inizio insignificante, riesca a ottenere la prevalenza all'interno del Principato di Vladimir Suzdal. Il problema è che Mosca dovrà fare i conti con i tatari, perché vi ricordate questi territori del nord-est della Rus erano stati sottomessi dai tatari, dal Khanato dell'Orda d'Oro. Nella scorsa lezione abbiamo detto che mentre Novgorod e Pskov non furono toccate quasi per niente dalla dominazione tatara, le cose andarono ben diversamente nei territori che sarebbero diventati il centro dell'impero russo. Si tratta delle regioni governate dai principi di Suzdal e Ryazan, insieme ai territori vicini a nord e a est, ovvero Chernigav e Smolensk. Per 250 anni queste terre subirono la dominazione tatara, la dominazione dell'Orda d'Oro in maniera molto maggiore di qualunque altro territorio russo. In realtà queste regioni non erano adatte ai nomadi, infatti i tatari non ne presero diretto possesso, si limitarono a far pagare loro dei tributi e a sfruttarle economicamente. Nei 50 anni che seguirono l'invasione, i Khan nominavano due luogotenenti tatari che si chiamavano Baskaki per la Rus, i quali si occupavano di riscuotere il tributo. Il tributo era pagato da tutta la popolazione, tranne dal clero. Per applicare in maniera efficiente il tributo, i tatari organizzarono due censimenti nel 1257 e nel 1275, dando quindi prova di un'organizzazione non indifferente. La gente comune sentiva il dominio dei tatari solo attraverso questo tributo, invece i principi erano colpiti personalmente. I principi dovevano essere investiti, attenzione, mediante lo Yarluk. Una parola molto importante, significa patente di investitura. Ottenere lo Yarluk comportava una spesa enorme. Tutto questo senza nessuna garanzia, perché poteva succedere che qualche parente ottenesse uno Yarluk per lo stesso territorio pagando una cifra maggiore. Inoltre i principi dovevano spendere molto tempo nei viaggi a Sarai, la capitale del Khanato dell'Orda d'Oro, o nei primi tempi anche a Karakorum in Mongolia. Da questi viaggi molti principi non fecero mai ritorno. Infatti divenne un'abitudine redigere il proprio testamento prima di partire. L'Orda d'Oro era l'espressione della peggiore barbarie asiatica, una scuola di indecenza, di violenza, di corruzione, di intrighi. Questa situazione continuò fino al declino dell'Orda tatara nel XV secolo. Esistono molte interpretazioni sull'influenza culturale e politica che i tatari ebbero sui territori che in seguito costituirono la Moscovia. Di certo la dominazione tatara impedisce di pensare ad un'evoluzione ininterrotta di quei territori russi. Due risultati comunque sono certi: i tatari furono alla base della trasformazione della Chiesa ortodossa in una forza politica potentissima. Inoltre furono senza dubbio i tatari che, concedendo al Gran Principe di Vladimir la funzione di esattore del contributo tataro, gli fornirono lo strumento con cui assoggettare gli altri principi e gli altri territori della futura Russia moscovita. Parliamo dunque dell'organizzazione ecclesiastica e dei privilegi che la Chiesa acquisì grazie alla dominazione tatara. La Chiesa di Kiev era importantissima sul piano culturale, ma dipendeva dall'autorità civile. I metropoliti di Kiev erano sempre greci,
perché Kiev dipendeva da Costantinopoli. Questo assicurava loro una condizione di indipendenza religiosa nei confronti dei principi russi. L'importanza economica della Chiesa aumentava man mano che si estendeva la proprietà terriera ecclesiastica, ma questo non bastava per farne una forza indipendente. Ciò è dimostrato dal fatto che nei territori non governati dai tatari, come Novgorod e la Lituania, la Chiesa fosse rimasta soggetta al potere civile. Invece nelle regioni occupate dai tatari non solo i cristiani godettero di tolleranza religiosa, perché i tatari, pur essendo animisti, riconoscevano un potere sovrannaturale anche alle altre religioni e volevano propiziarsele, ma la Chiesa ottenne numerosi privilegi. Il clero era invitato a pregare per il Khan e divenne un ceto separato, ottenne l'esenzione dalle imposte e l'immunità da ogni giurisdizione secolare. Questi privilegi furono inseriti in speciali yarlek concessi ai metropoliti, che aumentarono moltissimo il loro potere. Così la Chiesa divenne indipendente, libera e molto ricca. La forma di governo della Chiesa diventava sempre più centralizzata. Il metropolita non era più considerato un suddito del principe, ma anzi un potere equivalente, almeno fino a metà del XV secolo. I metropoliti continuarono a risiedere a Kiev anche dopo la sua distruzione, poi si spostarono a Vladimir nel 1300. Il primo metropolita russo di nascita, San Pietro, che cosa fece? San Pietro esercitò la sua carica nel periodo 1308-1326. Nel 1322 San Pietro scelse come propria sede Mosca, che all'epoca era una città di scarsa importanza, una città secondaria. Solamente nel XV secolo Mosca diverrà sede ufficiale del metropolita, ma il fatto che il metropolita fosse diventato suddito del Khan, come i principi di Vladimir e di Mosca, spinse le diocesi occidentali, il regno di Galizia e tutte le altre, a liberarsi della sua autorità, cosa che dopo molti tentativi avverrà nel 1458. L'età tatara, soprattutto nel XIV secolo, all'interno dei territori della futura Moscovia, fu un periodo di grande rinascita religiosa, di grandi personalità e di grandi opere di ascetismo. Durante il periodo di Rus di Kiev il monachesimo era limitato alle città. Tutti i più grandi monasteri si trovavano nelle città o nelle loro vicinanze. In realtà grandi monasteri continuarono a fiorire nelle città anche dopo l'invasione tatara, ma nel contempo si affermò un movimento che si sviluppò al suo massimo grado nel XV secolo, che preferì le lande desolate delle foreste della Russia settentrionale, lontano dalle città. Anche se ovviamente le motivazioni di tutto questo erano spirituali, il risultato di questo tipo di monachesimo favorì la modernizzazione dei territori occupati da foreste. Ricchissime comunità monastiche dotate di vaste terre e immuni da ogni servitù feudali diventarono centri sociali ed economici. I monasteri più importanti furono fondati da eremiti che venivano venerati come santi, i quali, oltre alla purezza ascetica, possedevano notevoli doti organizzative. I monasteri più importanti furono il monastero della Trinità, della Troica o Troizza, 40 miglia a nord-est di Mosca, fondato nel 1335 circa da San Sergio di Radonezh, certamente il più venerato tra i santi russi. Il monastero Kirillov a Belasersky, fondato da San Cirillo presso il Lago Bianco nel 1397, e poi il monastero fondato nel 1429 dai santi Zosimo, Germano e Savati sull'isola di Salavki. L'isola di Salavki è sul Mar Bianco. Nell'ultima fase del XIII secolo si assistette a un crollo dell'autorità centrale dei principi sottomessi all'Orda d'Oro. Il principe Alexander Nevsky, in carica dal 1246 al 1263, ne abbiamo parlato nella scorsa video lezione, spese la maggior parte del suo tempo in pericolosi viaggi a Sarai e a Karakorum, cercando in tutti i modi di ottenere dai tatari migliori condizioni per la sua terra e la sua gente.
devastata. La sua politica consistette nella totale sottomissione all'Orda d'Oro. Il suo ruolo era quello di limitarsi a chiedere compassione ai capi mongoli. Alexander Nevsky fu a tutti gli effetti un principe orientale. Dopo aver sconfitto i latini, ovvero gli occidentali, egli fu un vassallo fedele dei mongoli. Questo non fece altro che accentuare la crescente tendenza orientale della futura Russia moscovita. Nei 60 anni successivi alla morte di Alexander Nevsky ci furono una serie di guerre continue tra i vari principi per occupare il Gran Principato di Vladimir. I principali rivali erano i principi di Tver, Nizhny Novgorod e di Mosca, attenzione, di Mosca, che inizia pian piano a farsi largo. I principi di Ryazan invece, Ryazan, che non appartenevano alla dinastia di Vsevolod Grande Nido, erano esclusi dalla lotta ma restavano molto potenti nei loro territori. Successe che i principi che riuscivano a ottenere lo Yarluk del Gran Khan per il Gran Principato di Vladimir evitavano di recarsi a Vladimir e di risiedere là, preferendo restare nelle loro residenze originarie. Così Vladimir assunse il ruolo di una capitale simbolica. Tuttavia la carica di principe di Vladimir assicurava un territorio e delle rendite molto più importanti di quelle di qualunque altro principato. All'epoca nella Rus nord-orientale i principati iniziarono a moltiplicarsi. Infatti ogni figlio aveva diritto alla propria parte dei possedimenti paterni e quindi quando un principe aveva molti figli, i principati si frazionavano in breve tempo in un'infinità di piccoli territori. Questo si verificò in particolar modo nei principati settentrionali di Rostov, Yaroslavl e Velosero. Il Gran Principe di Vladimir aumentò il suo potere poiché il Khan iniziò ad affidargli il ruolo di esattore delle imposte e di suo luogotenente. I principi minori avevano un potere tanto scarso da essere costretti a farsi vassalli dei principi maggiori. Al di sotto dei principi stavano i proprietari terrieri senza titolo, ovvero i boiari. I boiari non potevano più diventare principi, tuttavia anch'essi erano proprietari terrieri con molti privilegi, detentori di notevoli immunità giuridiche ed economiche. Essi erano liberi servitori del principe, lo servivano volontariamente e potevano anche lasciarlo, portando i propri omaggi ad un altro principe. È evidente che i principi più potenti si avvantaggiavano di questa clausola del libero passaggio, giacché riuscivano ad attirare numerosi boiari e a farne i propri sostenitori. Il principe veniva designato con il termine di Gasudar. Gasudar significava padrone, proprietario. Inizialmente questo termine aveva principalmente un significato economico, ma nel 400 venne a indicare il potere assoluto del sovrano, la sua autorità illimitata. Alla fine diventò il nome che indicava ufficialmente il monarca russo, mentre il termine derivato Gasudarstva, con questo termine veniva indicato lo Stato in generale. Il potere del principe si basava su numerosi militari al suo servizio e su affittuari che ne garantivano la ricchezza economica. Questi affittuari venivano chiamati uomini neri, in russo Chornie Liudi, uomini neri, e avevano un ruolo umile e subalterno nella società. Ad ogni modo erano pur sempre uomini liberi. Non esisteva la servitù della gleba, tuttavia vi era una numerosa popolazione non libera composta da discendenti di antichi schiavi e da chi aveva rinunciato per motivi feudali alla propria libertà. La loro condizione era comunque migliore rispetto ai liberi affittuari gravati dalle tasse. Questa struttura mostra una forte somiglianza con le forme primitive del feudalesimo occidentale, anche se la Russia non svilupperà mai un'organizzazione feudale vera e propria. La città di Mosca viene nominata per la prima volta nel 1147. Questo non vuol dire, a differenza di quel che molti pensano, che Mosca sia stata fondata nel 1147.
morte. Nel 1147 abbiamo il primo documento che parla di Mosca. La sua posizione fu la sua fortuna, infatti Mosca si trovava all'estremo confine sud-occidentale del territorio di Suzdal, vicino alla frontiera con Chernigav. Questa collocazione di confine sarebbe diventata centrale nel momento in cui i territori di Smolensk e di Chernigav, che non erano stati occupati né dai tatari né dai lituani, si fossero integrati nel sistema economico nordorientale. Il fondatore del ramo moscovita della dinastia di Vsevolod Grandenido fu Daniele. Daniele, il figlio minore di Alexander Nevsky. Non sappiamo la sua data di nascita, sappiamo solo che morì nel 1304. All'inizio i suoi possedimenti comprendevano soltanto 4 dei 13 distretti della moderna provincia di Mosca, ma alla sua morte comprendevano anche l'importante principato di Pereyaslav, ve l'ho scritto qua, Pereyaslav, lasciato in eredità a Daniele da un nipote privo di figli. Sotto il regno del figlio di Daniele, Jurich, cioè Giorgio, Jurich, iniziò la lotta tra Mosca e Tver per il trono di Vladimir. Essa non si realizzò soltanto attraverso una guerra aperta, ma attraverso una guerra di intrighi alla corte del Khan. Jurich, Giorgio, si dimostrò molto più abile di Michele di Tver. Su istigazione di Jurich e con la sua diretta partecipazione, Michele venne messo a morte dai tatari nel 1319. Mosca non godeva di grande simpatia all'interno dell'opinione pubblica russa. La dimostrazione sta nel fatto che Michele venne canonizzato dalla Chiesa come martire. Poco dopo Jurich venne a sua volta ucciso dai partigiani di Michele di Tver nel 1324. Il fratello minore di Jurich, Ivan Kalità, gli successe come principe a Mosca. Grazie ai suoi generosi contributi all'Orda d'Oro, Ivan ottenne lo Yarlek per il Gran Principato di Vladimir nel 1328 e, cosa forse ancora più importante, gli venne affidata la riscossione del tributo tataro. Questo fu un punto di svolta importantissimo in vista della creazione di un potere centralizzato. Da quel momento in poi, ad eccezione di un piccolo intervallo, il Gran Principato di Vladimir e con esso l'esazione del tributo restarono sempre nelle mani della dinastia del principe di Mosca. Dunque l'esito della dominazione tatara, a differenza di quel che poteva sembrare in un primo momento, fu senza dubbio il sorgere di un potere monarchico centralizzato. Ivan Kalità inaugurò quelle impostazioni politiche che avrebbero fatto la sua fortuna e quella dei suoi successori: la stretta alleanza con la Chiesa, la sobrietà della spesa per l'amministrazione interna e soprattutto le generosissime e ripetute dazioni di denaro all'Orda d'Oro per assicurare il trono di Vladimir alla propria famiglia, in cambio naturalmente di una completa sottomissione. I rapporti con l'Orda d'Oro si mantennero sempre pacifici. Gran parte del tributo tataro restava in realtà a Mosca. Grazie a queste enormi entrate, Kalità e i suoi successori si assicurarono terre e giurisdizioni. Molti principati minori furono costretti a diventare vassalli dei principi di Mosca. Inoltre Kalità e i suoi successori sfruttarono il tributo per esercitare un potente controllo sugli altri principi, nei confronti dei quali i moscoviti non esitarono a utilizzare l'esercito del Khan. L'alleanza con il Khan garantiva potere e ricchezze, ma non era certo bastevole a garantire popolarità o statura morale, ma da questo punto di vista suppliva l'alleanza con la Chiesa. La Chiesa sosteneva l'unità nazionale. In realtà il metropolita di Mosca era l'unica autorità riconosciuta da tutta la Russia. Per realizzare l'unità nazionale e una monarchia centralizzata, il metropolita cercava di utilizzare la sua influenza sull'uno o sull'altro dei principi rivali. Spesso veniva favorito quel principe che dava maggiori garanzie di sottomissione alla Chiesa. Quando San Pietro scelse Mosca come sede metropolitana, come abbiamo visto,
questo lo fece anche perché Mosca era una città priva di un vescovo proprio, in modo da esercitare più liberamente i suoi poteri. Inoltre la lealtà dei principi di Mosca al Khan li rese preferibili rispetto ai principi più irrequieti e che tendevano a ribellarsi. Così, dopo San Pietro, il suo successore, il greco Teogonosto, che fu a capo della Chiesa dal 1328 al 1353, Teogonosto confermò la scelta di Mosca e continuò ad appoggiare la politica della dinastia di Mosca. Ivan Kalità morì nel 1341 in una condizione di gran lunga più potente di quanto lo fosse stato al suo avvento al potere. In realtà il suo testamento non favoriva certo l'opera di unificazione, infatti egli divise i suoi possedimenti in parti quasi uguali tra la vedova e i tre figli. Persino Mosca, le sue rendite e le sue giurisdizioni vennero divise tra i tre fratelli. Ma bisogna ricordare che l'opera di unificazione non veniva compiuta dai principi di Mosca in quanto principi di Mosca, ma nel loro ruolo di principi di Vladimir, e lo Yarlek per il Gran Principato di Vladimir fu ottenuto senza difficoltà dal figlio maggiore di Kalità, Simeone, che governò dal 1341 al 1353 e dopo di lui da suo fratello minore Ivan II, che esercitò il principato dal 1353 al 1359. Ivan II era un principe debole ed incapace, però in quel periodo un principe russo non era un autocrate, se non nelle proprie terre feudali. Solo lì era un gasudar, un dominus. Come principe egli era principe nel consiglio, cioè era affiancato da consiglieri. Questi consiglieri naturalmente erano i boiari e senza di essi non poteva fare nulla. La continuità della politica moscovita risiedette proprio nei boiari moscoviti. Per questo motivo né l'incapacità di Ivan II né la minore età di suo figlio Dmitri causarono il suo indebolimento. In realtà un ruolo fondamentale fu svolto da Sant'Alessio, un esponente di una famiglia di boiari moscoviti che alla morte di Teognosto gli succedette nella sede metropolitana nel 1354. Fino alla sua morte avvenuta nel 1378, Sant'Alessio fu il vero signore della Russia, supplendo al debole Ivan II. Il vero signore della Russia era il metropolita Sant'Alessio, sia sul piano spirituale ma sia anche sul piano temporale. Dopo la morte di Ivan II nel 1359, il principe di Suzdal riuscì a ottenere lo Yarluk per il trono di Vladimir, ma grazie all'influenza che Sant'Alessio aveva presso l'Orda, lo Yarluk fu subito annullato. In questo modo il minorenne Dmitri riunì ancora una volta il possesso di Mosca e quello del grande principato di Vladimir. Da allora le due cariche non saranno mai più separate. Durante gli anni di amministrazione di Sant'Alessio e del regno di Demetrio, il quale diventò maggiorenne nel 1369, la potenza di Mosca ricevette la sua conferma definitiva. I principi di Tver e di Ryazan furono umiliati e costretti alla condizione di vassallaggio, mentre Nizhny Novgorod venne accettato come alleato ma ad un livello subordinato. La potenza rivale più pericolosa era senza dubbio la Lituania, che si stava espandendo e rafforzando sotto la guida di Algirdas, che fu Granduca di Lituania dal 1345 al 1377. Abbiamo ampiamente parlato dell'affermazione della Lituania durante le video lezioni sul Rus di Kiev e in maniera più particolareggiata nelle lezioni sulla storia della Polonia e della Lituania. Naturalmente io vi invito caldamente ad ascoltare anche questi altri cicli di video lezioni. I moscoviti continuavano la loro politica abituale di obbedienza e di sottomissione all'Orda d'Oro, ma l'Orda stava rapidamente andando in disfacimento. La dinastia di Batu aveva perso ogni vitalità e prestigio. Il visir Mamai ebbe difficoltà a farsi proclamare Khan. Un movimento di colonizzazione moscovita a sud-est del basso Oka
del fiume Oka provocò alcuni scontri di frontiera con i tatari. Quando Mamai decise di punire i russi moscoviti, per la prima volta Mosca si ribellò all'Orda e decise di scontrarsi con Mamai in campo aperto. Nel 1378 per la prima volta la Russia moscovita sconfisse un esercito tataro. Mamai però si preparò per un'invasione con un esercito molto più potente. Sant'Alessio era morto e il suo successore spirituale era San Sergio di Radagnesh, che abbiamo già nominato. San Sergio di Radagnesh, che però non accettò mai la carica di metropolita. San Sergio abbandonò la politica di sottomissione e diede la benedizione all'esercito di Demetrio. In questo esercito, guidato da Demetrio, erano presenti tutti i principi russi del nord tranne quello di Riasagne. Quindi per la prima volta il principe di Mosca apparve come un capo nazionale. Gli eserciti di Demetrio e di Mamai si scontrarono nel campo di Kulikova nell'Alto Don. Kulikova è importantissima battaglia. La battaglia avvenne l'8 settembre 1380, fu una battaglia durissima con perdite enormi da entrambe le parti, ma la vittoria dei russi fu netta. A seguito di questa vittoria Mosca assunse un ruolo di guida e di simbolo dell'unità nazionale. Demetrio Dmitri ottenne il soprannome di Donskoi, ovvero del Don. Demetrio del Don. Tuttavia i tatari non erano ancora destinati a scomparire. 2 anni dopo, Toktamish, vassallo di Tamerlano, invase la steppa del Volga, si impossessò di Sarai e marciò all'interno della Russia. E questi che stavano arrivando erano altri tatari, turco-mongoli che provenivano da una regione ben più lontana della Russia, l'antica Transoxiana, che corrisponde all'attuale Uzbekistan. Dmitri Demetrio fuggì da Mosca e la città si arrese all'assedio di Toktamish. I principi di Tver, Ryazan e Nizhny Novgorod si affrettarono a schierarsi col vincitore. Toktamish devastò i territori di Mosca e Vladimir, ricostruendo l'Orda d'Oro nel 1382. Dunque il giogo tataro si ricostituì. Quando Demetrio morì nel 1389, suo figlio Vasilij I, cioè Basilio I, che regnerà fino al 1425, riprese la pratica di andare in viaggio alla sede dell'Orda per ottenere lo Yarluk del grande principato di Vladimir. Durante il regno di Vasilij si manifestò un'altra invasione tatara, infatti nel 1395 Tamerlano in persona mosse il suo esercito contro Toktamish, che gli si era ribellato. Tamerlano entrò in Russia, distrusse la città di Yelets, fece numerose scorrerie nella direzione di Ryazan e di Kolomna. Ben presto però Tamerlano scomparve nella steppa e non fece più ritorno. Come sappiamo, Tamerlano, Timur Lang, saccheggiava e distruggeva, ma non si preoccupava minimamente di organizzare i territori devastati in una compagine politica stabile. L'avventura di Tamerlano fu di breve durata. La sua fine mise di nuovo in crisi i tatari dell'Orda d'Oro. Vasilij allora provò ad autonomizzarsi, smettendo di mandare il tributo a Khan, pur continuando a raccoglierlo evidentemente per se stesso. Questa situazione durò per diversi anni finché il Khan ad interim, Yadigar in russo Edigei, invase la Russia e assediò Mosca nel 1408. Come aveva fatto suo padre, Vasilij abbandonò Mosca. I cittadini però la difesero
coraggiosamente. L'assedio dei tatari fallì ed essi furono costretti a ritirarsi, abbandonandosi alla devastazione delle campagne circostanti. L'Orda d'Oro riuscì ancora una volta a mantenere la sua sovranità sulla Russia moscovita, ma la sua decadenza si rivelò inarrestabile. Il viaggio di Vasilij a Sarai nel 1412 sarà l'ultimo di questo genere. Suo figlio Vasilij II e suo nipote Ivan III continuarono a ricevere l'investitura dall'Orda, ma non vi si recarono più personalmente. Tuttavia il giogo tataro fu scosso solo quando esso divenne estremamente debole. Ad ogni modo, il periodo che va dalla morte di Sant'Alessio a quella di Vasilij I, dal 1378 al 1425, fu piuttosto difficile per la Russia moscovita. Le invasioni del 1382 e del 1408 furono colpi molto duri. L'influenza di Mosca su Tver e Ryazan si indebolì notevolmente. Inoltre la Russia moscovita era seriamente minacciata dalla Lituania, che, giovandosi anche dell'unione dinastica con la Polonia, sotto il Granduca Vitovt, cioè Vitoldo, che regnò in Lituania dal 1388 al 1430, era diventata una grande potenza europea. La Lituania aveva conquistato la totalità dei territori bielorussi e la quasi totalità dei territori ucraini, ad eccezione della Galizia, che comunque era stata occupata dalla confederata Polonia, la potentissima Polonia degli Jagelloni. La Lituania era arrivata anche a conquistare Smolensk e Chernigav, mentre alcuni principati come Ryazan e Tver guardavano a lei come alternativa al dominio di Mosca. Tuttavia Vasilij I mantenne relazioni amichevoli, quasi sempre amichevoli, con la Lituania, anche grazie al suo matrimonio con la figlia di Vitovd. La potenza di Mosca comunque continuava ad aumentare. La Chiesa, sotto il metropolita bulgaro Cipriano 1390-1406 e sotto il metropolita greco Fozio, che esercitò la sua funzione dal 1408 al 1431, continuò ad appoggiare la politica aggressiva di Vasilij I contro Nizhny Novgorod e contro Novgorod. L'annessione di Nizhny Novgorod avvenne nel 1391, rappresentò la più importante conquista territoriale del principato di Vasilij I. Rappresentò anche un esempio dei consueti metodi moscoviti. Vasilij infatti corruppe i boiari di Nizhny Novgorod, promettendo loro denaro e cariche. L'attacco contro Novgorod ebbe minor successo nonostante l'appoggio dei tatari. Nel 1396 Vasilij attaccò il possedimento più vitale di Novgorod, ovvero la regione della Dvina. Anche in questo caso un buon numero di nobili locali furono corrotti, ma nel 1398 le truppe di Novgorod riuscirono a scacciare i moscoviti. Non bisogna mai sottovalutare l'ausilio psicologico basato sul misticismo che i santi moscoviti riuscirono a dare alla Moscovia. A Mosca venne conferita una sorta di aureola spirituale. La mitizzazione di una battaglia come quella di Kalikova conferì alla Moscovia la consacrazione nel ruolo di guida della nazione russa. Mosca divenne un'idea, un simbolo, il simbolo dell'unità nazionale portato avanti con infaticabile propaganda dalla Chiesa ortodossa. Mosca iniziò a sopravanzare Novgorod anche come capitale culturale e artistica, si sviluppò un'architettura in pietra, la letteratura crebbe di importanza e si rivestì di retorica, ma i risultati migliori si ebbero nel campo della pittura religiosa. Tutti conoscono Andrei Rubliov e le sue icone. Andrei
Rublev. Il regno di Vasili I fu caratterizzato anche dalla nascita di una nuova classe sociale, quella dei principi serventi. Essi erano molto simili ai boiari, ma ben presto diventarono più potenti dei boiari. Molti di loro arrivavano dalla Lituania e potevano conservare le terre e le rendite che avevano lì, oltre ad ottenere nuove assegnazioni dal Gran Principe di Mosca. Così essi erano più ricchi di qualunque boiaro. Sotto Vasili II questi principi diventarono il fiore all'occhiello dell'aristocrazia moscovita. Nei primi tempi il principe di Mosca era ben contento di avere come suoi seguaci questi principi così brillanti, ma in seguito essi diventeranno un ostacolo non indifferente nei confronti dell'autocrazia. Dopo Vasili I salì al trono Vasili II, ecco che si chiama come il padre. Basilio II, Vasili II, che regnò dal 1425 al 1462. Fu un'età di crisi che però era destinata ad aprire la strada alla successiva autocrazia. Si scatenarono lotte tra il Gran Principe, lo stesso Basilio II, ed alcuni suoi parenti stretti, suo zio e i suoi cugini. Basilio II era un uomo privo di qualunque qualità e odiato da tutti, tuttavia era appoggiato dalla Chiesa, dai boiari di Mosca e dall'Orda d'Oro. I suoi avversari erano suo zio Jurij e dopo la morte di questo nel 1432 i suoi figli, in particolare l'energico Demetrio Dmitri Shemyaka. Nel 1446 Shemyaka riuscì a catturare Basilio e lo accecò. Per questo Basilio II, Vasili II, fu soprannominato il cieco, ovvero Tiomni il cieco. Shemyaka si impossessò di Mosca e vi tenne prigioniero il cugino cieco, ma il metropolita San Giona lo convinse a liberare Basilio e a concedergli come feudo il principato di Vologda. Non appena Basilio si fu insediato nella sua nuova sede, riprese la lotta. Ben presto riuscì a sconfiggere Shemyaka, il quale dovette trovare rifugio presso i suoi alleati di Novgorod. Qui fu avvelenato da alcuni sicari di Vasili II nel 1453. La pratica dell'avvelenamento, come è noto, è tuttora in voga nella Russia moscovita. Vedete come anche nella storia dei secoli passati si possono ritrovare certi metodi, certe caratteristiche che saranno sempre tipiche della Russia moscovita. Vasili II riuscì a sconfiggere Novgorod. Le condizioni che egli impose a Novgorod rappresentano l'inizio della perdita dell'indipendenza da parte della metropoli del nord. I proventi giudiziari passavano al Gran Principe di Mosca e ogni documento o editto doveva essere emanato a suo nome. Nello stesso periodo Vasili riuscì a sottrarre Riazan al suo principe e a governare il principato attraverso i suoi luogotenenti. L'anno della morte di Shemyaka, il 1453, segna la fine di questa lunga crisi in Moscovia. Da allora in avanti i successi di Mosca non troveranno più alcuna opposizione. Il 1453 è anche l'anno della caduta di Costantinopoli, della fine dell'impero romano d'Oriente. Una volta scomparso l'imperatore greco, Mosca diventerà la prima potenza ortodossa e la capitale del mondo ortodosso. Nel 1439, facciamo un passo indietro, era accaduto che i greci ortodossi di Costantinopoli, nel cercare disperate alleanze contro l'impero ottomano, avevano accettato di unirsi alla Chiesa Cattolica di Roma al Concilio di Firenze. Il metropolita di Mosca, il greco Isidoro, aveva accettato l'unione delle due chiese, ma le autorità di Mosca non erano affatto d'accordo. Quando Isidoro tornò a Mosca fu deposto. Fu deciso di sottrarsi all'obbedienza di Costantinopoli e di far eleggere il metropolita russo esclusivamente dalla Chiesa di Russia. Il primo metropolita autocefalo fu San Giona, eletto nel 1448. L'indipendenza da Costantinopoli aumentò notevolmente il prestigio della Chiesa russa, ma anche la sua dipendenza dal potere secolare
dal principe. La Chiesa conservò i suoi privilegi, le sue immunità, le sue ricchezze, le sue proprietà terriere, conservò ovviamente anche la sua grandissima influenza in campo morale e culturale, tuttavia divenne, come la Chiesa bizantina, politicamente del tutto dipendente dallo Stato. L'indipendenza di cui la Chiesa aveva goduto durante il dominio tataro era del tutto scomparsa. Quando Vasili II morì nel 1462, suo figlio Ivan III divenne principe di Moscovia. Assunse anche il titolo di Gosudar di tutta la Russia. Fu il primo ad adottare ufficialmente questo titolo. Il programma di Ivan III era ben chiaro: egli avrebbe dovuto affermare la piena indipendenza della Moscovia liberandosi dal giogo tataro. Egli avrebbe dovuto affermare il primato della Russia quale erede dell'imperatore bizantino e unica monarchia ortodossa del mondo. Egli doveva affermare l'unità moscovita schiacciando i particolarismi locali e asservendo le altre entità politiche della Grande Russia. Egli doveva affermare anche, il che era molto difficile, i diritti di Mosca all'eredità della Russia di Kiev nei territori occidentali. Per farlo avrebbe dovuto sconfiggere la Lituania e la Polonia. Molti di questi propositi ambiziosi erano chiaramente al di là delle possibilità di uno Stato ancora fragile e poco organizzato come la Moscovia. Infatti Ivan III fece spesso dei passi puramente simbolici. In realtà la supremazia tatara scomparve intorno al 1480, la pretesa dell'eredità di Bisanzio fu rivendicata attraverso il matrimonio con una principessa bizantina. Nel 1471 sarà portata avanti la diffusione dell'idea di Mosca come terza Roma, idea che era stata formulata per la prima volta dal monaco Filoteo di Pskov. Tver sarà sottomessa nel 1484 e Novgorod sarà sottomessa nel 1478. La Lituania fu costretta a retrocedere verso occidente e almeno i territori russi di Smolensk e Chernihiv furono conquistati a seguito della battaglia di Vedroscia nel 1500. Il nipote di Ivan III, ovvero Ivan IV, venne incoronato zar nel 1547 e il metropolita di Mosca assunse il titolo di patriarca nel 1589. Ma stiamo andando troppo oltre, stiamo anticipando i tempi. Spiegheremo nel dettaglio queste e tante altre vicende della storia successiva della Moscovia nelle prossime video lezioni, a partire dalla prossima che sarà dedicata appunto a Ivan III. Mi raccomando, continuate a seguirmi, continuate ad ascoltare da me la storia della Russia, la vera storia della Russia. Arrivederci.